se avessi €1 per ogni volta che qualcuno mi ha chiesto come fare a scaricare i driver per il suo computer tutti insieme in maniera semplice e soprattutto sicura, a questo punto sarei sicuramente ricco e potrei naturalmente dedicarmi a quella che è la mia attività preferita, cioè fare questi video per te. Scherzi a parte, ho sempre un po' glissato sull'argomento perché la questione driver è estremamente delicata per due motivi. Il primo è che i driver sono una cosa molto difficile da gestire per chi non è pratico, è una manovra errata. L'installazione di un driver errato oppure la cancellazione di un driver può portare ad un mancato avvio del computer e alla necessità di portarlo da un tecnico per farlo riparare. Il secondo motivo invece è che tutti i programmi che si propongono di fare questa cosa in maniera automatica in realtà contengono spesso degli spyware, dei malware o comunque aggiungono delle pubblicità e quindi non mi hanno completamente convinto. Fino a quando non troppo tempo fa ho trovato un nuovo programmino che, oltre ad essere gratuito, oltre ad essere abbastanza semplice da utilizzare, è anche open source e quindi noi possiamo controllare il suo codice sorgente ed essere assolutamente certi che non vada ad installare niente di sbagliato sui nostri computer. A questo punto, come sempre, sono certo che vorrai sapere di che cosa sto parlando ed io te lo mostro subito. Ti senti pronto? Iniziamo. Eccoci qui. Come al solito andiamo ad aprire il nostro browser e nella barra di ricerca del nostro motore di ricerca andiamo a digitare Glenn's Page. Effettuiamo la ricerca e vediamo che al primo posto viene fuori un sito che si chiama per l'appunto Snappy Driver Installer Origin. Facciamoci clic sopra. Ecco che si apre la nostra pagina di Glenn. Che cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo scendere fino a quando non troviamo questo link che si chiama Snappy Driver Installer Origin Version e nel mio caso 1.12.29. Se invece tu lo scaricherai tra un po' di tempo è probabile che il numero sia superiore perché magari è uscita una nuova versione del programma. Quindi andiamo a farci su un bel clic e attendiamo lo scaricamento del nostro file. Ecco fatto. A questo punto facciamo un clic sul file scaricato, chiudiamo il browser e dalla finestra che si apre trasciniamo fuori la cartella SDIO. Possiamo naturalmente metterla sul desktop e chiudere la finestra. Perfetto. A questo punto apriamo la cartella sul desktop e ci accorgiamo che ci sono al suo interno 3 file eseguibili. Il primo serve per la versione a 32 bit, il secondo, quello con scritto appunto 64 nel nome del file, è la versione a 64 bit e il terzo non ci interessa. Andremo a lanciare il primo se abbiamo un sistema a 32 bit, il secondo se abbiamo un sistema a 64 bit e se non sappiamo se il nostro sistema è a 32 o a 64 bit potremo comunque lanciare il primo file che funzionerà in ogni caso. Siccome io so per certo che il mio sistema operativo è a 64 bit, farò doppio clic sul secondo file, quello che appunto ha il 64 nel nome. Accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro sistema e prima di accettare la licenza GNU, che è una licenza tipica del software libero, ti ricordo che questo programma, come ho detto nell'introduzione, è un software open source, cioè i suoi sorgenti, cioè ancora i file con cui è stato realizzato questo programma, sono liberamente consultabili in rete. Quindi possiamo essere assolutamente certi che al suo interno non si nasconda alcun tipo di software malevolo. Accettiamo la licenza
e vediamo che il firewall ci chiede se vogliamo che questo programma possa comunicare con l'esterno. Naturalmente dovremo dirgli di sì, perché noi abbiamo bisogno che questo programma, dopo aver fatto un'analisi del nostro sistema, possa scaricare ed installare i driver che ci servono. Quindi, siccome in questo momento la finestra del firewall è stata coperta da quest'altra finestrella, momentaneamente clicchiamo su questo pulsante tradotto un po' impropriamente con vicino per chiuderla, abbassiamo la finestra del software e andiamo a consentire a SnappyDriver di accedere alla rete. Quindi clicchiamo su consenti accesso e già che ci siamo chiudiamo l'altra finestra che non ci serve più. Riprendiamo il nostro SnappyDriver in basso e come prima cosa andiamo ad attivare la modalità esperto facendo clic su questa finestrella. Quello che ci interessa verificare è che in basso a sinistra, in quest'altra finestrella invece di colore verde, siano spuntate le stesse opzioni che ho spuntato io. Quali sono e cosa fanno queste opzioni? La prima opzione, non installato, farà sì che SnappyDriver vada a controllare tutti i driver che non risultano installati e che quindi andrebbero installati nel nostro sistema. La seconda voce che devi spuntare è questa che dice il più recente. Cosa fa questa voce? Verifica che ci siano magari dei driver più recenti per i nostri dispositivi e quindi li va a selezionare per l'installazione. Non dovrai invece spuntare le opzioni attuali e vecchi, mentre metterai il segno di spunta su miglior corrispondenza, che va a verificare tra i driver disponibili quali siano quelli più adatti alla nostra macchina. La voce non installato invece è una voce facoltativa che ti consiglio di spuntare perché va ad aiutare il programma SnappyDriver a fare il suo lavoro, perché andrà a notificare a SnappyDriver appunto tutti i driver che non sono presenti nel suo database e che sarebbe indispensabile aggiungere qualora ce ne fossero nella nostra macchina. Fatto questo, entriamo nel vivo del sistema. Per farlo dovremo cliccare in alto su questa barra dove dice clicca qui per avviare il download. Una volta cliccato si aprirà questa finestra. Ora, il mio consiglio è quello di spuntare esclusivamente la voce indici, dopodiché cliccare su accetta e successivamente su ok e attendere che parta e termini lo scaricamento degli indici. Che cosa sono gli indici? Gli indici sono sostanzialmente un elenco di tutti i driver disponibili in giro che ci consentirà di fare un confronto con quelli che sono necessari sulla nostra macchina. Purtroppo si fa per dire, come vedi sul mio RevIOS tutti quanti i driver sono già aggiornati e questo è normale perché è la prima operazione che faccio quando installo un nuovo sistema operativo. Per simulare la presenza di driver non aggiornati, quindi andrò a fare un'operazione che tu assolutamente non dovrai fare sul tuo computer, cioè andrò a cliccare sulla voce peggior corrispondenza, cosa che, ripeto, tu non dovrai fare perché nel momento in cui non ti dovesse comparire nulla automaticamente in questa finestra, significa che i tuoi driver sono già aggiornati. Io lo faccio per simulare la presenza di driver che andrebbero aggiornati, ma in questo modo andrò a sostituire i driver disponibili con dei driver più vecchi. Per questo tu non dovrai mai cliccare questa voce, peggior corrispondenza. Bene, fatto questo dovremo fare alcune operazioni. La prima delle quali è andare a cliccare sulla voce crea un punto di ripristino. Questo è fondamentale perché noi stiamo andando ad aggiornare delle periferiche di sistema. Se una di queste periferiche non dovesse più funzionare per un qualsiasi errore, rischieremo di avere delle grosse ripercussioni sulla nostra macchina.
Quindi selezionando crea un punto di ripristino noi stipuleremo un'assicurazione per cui se qualcosa malauguratamente dovesse andare storto noi potremo ripristinare lo stato precedente della macchina e riprovare, questa volta senza errori, a fare la stessa operazione. Fatto questo, andremo a selezionare tutti quanti i driver che vorremmo aggiornare, mettendo semplicemente un segno di spunta sulle caselle. Nel caso in cui ci siano caselle come queste, non è necessario mettere i segni di spunta, va messo solo su quella principale. Adesso la cosa da fare è andare a cliccare dove dice clicca qui per avviare il download e scegliere questo pulsante, quello che dice solo quelli necessari a questa macchina, e vedremo comparire automaticamente una serie di segni di spunta su questi driver pack che sono quelli che appunto saranno necessari a noi per effettuare l'aggiornamento dei driver. A questo punto facciamo clic su accetta e facciamo clic su ok e vedremo che parte lo scaricamento dei driver. Attendiamo il termine. Bene, il nostro download è terminato. A questo punto quello che dobbiamo fare è andare a selezionare nuovamente tutti i driver che vogliamo aggiornare ed andare a fare clic sul pulsante installa. Vediamo che l'installazione dei driver parte e che tutti quanti i driver vengono aggiornati sul nostro computer. Qualora sia richiesto un riavvio del sistema, lo vedremo. Qualora invece si dovesse verificare qualche errore, e vediamo che in questo caso mi ha dato errore il mouse, ti verrà segnalato in rosso. Naturalmente questo sta succedendo sulla mia macchina perché sto installando dei driver sbagliati, perché ho selezionato l'opzione peggior corrispondenza e quindi sto installando dei driver più vecchi, più datati. Tutto quello che dobbiamo fare ora è chiudere il programma e andare a riavviare la nostra macchina. Alcune raccomandazioni davvero importanti. L'aggiornamento dei driver è un'operazione che serve a rendere le nostre macchine più veloci, più sicure e più stabili, ma solo a patto che venga fatta nel giusto modo. Quando usiamo Snappy Driver, ad esempio, oppure quando facciamo questa operazione di aggiornamento manualmente, se ne siamo capaci, è opportuno non utilizzare alcun altro software mentre la stiamo effettuando e soprattutto accertarci che non venga per nessun motivo interrotta a metà, altrimenti potremmo fare dei danni abbastanza rilevanti al nostro computer. Quindi non sentirò in vita mia mai di aver raccomandato abbastanza la massima prudenza nel momento in cui la vai ad effettuare. Questo tuttavia non ci deve frenare o spaventare, anche perché, come hai visto, con Snappy Driver l'operazione diventa davvero banale. Bene, detto questo, anche per oggi non mi resta che augurarti buoni aggiornamenti, salutarti e darti appuntamento alla prossima.